No, ragazzi, io dei dubbi ne ho tanti su questi microfoni a nastro di cui parla Corey, ma voglio sentirli, perché se lui mi dice, e dato che è uno che ne sa a pacchi, e che suonano meglio, che è molto meglio riprendere il suono con questi microfoni qui piuttosto che con l'HG per telecamere che nasce solo per fare quello, allora o ci sono in giro un sacco di rincoglioniti che si sono tutti presi questo microfono e lo usano ed è diventato uno standard, o ne fanno un uso sbagliato, per esempio per fare voice over. Tanto per dire, però sono in tanti a usarlo. E nei primi test che ho fatto io mi sono trovato assolutamente molto bene, perché ho scoperto che il microfono consentiva una proprio poca elaborazione del suo suono per poterlo rendere già utilizzabile. Non dovevi fare delle cose da pazzi. Poi dipende dalla tua voce, dal tipo di voce che hai, anche dall'ambiente che hai, perché questi microfoni hanno una certa sensibilità al ritorno del suono della tua voce, quindi l'ambiente deve essere trattato o mediamente trattato, sicuramente richiede un trattamento minore rispetto a quello che vorrebbe per esempio un 87 o un TLM 103, e che però sono comunque degli standard. Questo è l'U87 che hai sentito innumerevoli volte, mentre questo invece è il Sennheiser di cui stiamo parlando in questo video. I ribbon sono quelli che hai sentito adesso. Questo qui è un ribbon. Anche questo microfono qui è un ribbon. Ora passo alla schermata, così ti faccio vedere. Ho fatto una ricerca, io sono su un ribbon in questo momento della S Electronics, cioè parliamo di microfoni che costano un centinaio di euro, non di più, hai capito? Non sono mai andato a prendere dei microfoni a nastro di quelli super costosi, perché di fatto non li uso, è più la mia curiosità che mi spinge a cercare di sentire queste cose come suonerebbero. Ma mi viene anche il dubbio che il signor Corey sia molto ancorato alle sue radici e che sia quella cosa che lo fa parlare così, nonostante tecnicamente possa assolutamente avere ragione, però alla fine devi sentire con l'orecchio. E vediamo allora, per esempio, ho cercato un microfono più recente della Rode. It is an amazing sounding mic. There's a number of very interesting things about it in terms of the way that it is built and what is inside it, which are worth talking about. So the other thing, by the way, before I get onto that, is that we'll be hearing the thing in use. Not only are you hearing it now, my voice, but our friend Dan Sherritt, who is a sound recordist and a very talented musician. Quindi, vedi, strumenti musicali, fantastico, batteria, pianoforte, anche il cantante, poi comunque questa roba deve essere elaborata per portarla al mastering, quindi stiamo parlando del suono di base. Noi invece, come voice over, di solito il suono poi lo rielaboriamo per poterlo dare finalizzato al nostro cliente, nella maggior parte dei casi, altrimenti è un fonico. Ma se io mando un suono così, esattamente come lo senti adesso, a un fonico, mi chiede se mi si è rotta la scheda audio. No, ti ho fatto una cosa fighissima, perché tutti quelli che se ne intendono dicono che il microfono a nastro suona meglio. Ma capito? Perché alla fine ti chiedono un suono molto più brillante, molto più aperto. Cioè ti chiedono un suono che tu non riconosceresti. Questo lo puoi mettere dove ti pare, lo puoi mixare, elaborare. Ma quello a nastro, solo la voce, cioè stacca talmente tanto che però dici, ma forse i microfoni che dice lui, perché lui parlava dei microfoni che cavolo avevano un costo enorme, parlava di questi microfoni e ho trovato questo simpatico signore che li ha provati per noi. È uno che li ha presi, tanto cioè roba che non trovi in negozio, tutta roba vecchia, buttata via, dismessa, quindi li comprano usati, magari rotti, e poi li aggiustano e li fanno risuonare e suonano così. This episode, I'm going to compare 4 different RCA ribbon microphones and let you be the judge on which one is right for you. I get asked all the time which RCA mic sound. E tu puoi giudicare qual è quello giusto per te, ma sono microfoni che non fanno più da decenni, microfoni del primo decennio del 1900, ma di che cosa cazzo state parlando? Come fai a prenderti un microfono così? Cioè, non ho capito, questo ce l'hai se te lo trovi usato da qualcuno che te lo dà usato a 5.000 euro. Ma di che cazzo stai parlando? Quindi andiamo avanti, questo suonava così. Poi ce n'è un altro che sentiamo, adesso dovrei vedere, ecco qua, questo c'è l'altro interessante. I believe it was bought in 1958 because somebody
inscribe that onto the center body, unfortunately. But this one here is a customer's mic that I refurbished as far as new ribbon, new grill. È un microfono del 1958, lui lo ha ricostruito, lo ha aggiustato e gli ha cambiato anche il nastro, hai capito? Cioè non c'è neanche il nastro originale, però lo ha ricostruito, immagino, seguendo le specifiche. Cloth, new cord and connector and thumb nuts. Chiaramente il cavo l'ha cambiato, questi microfoni hanno il cavo che rimane dentro, collegato, per rispettare la tradizione. Non c'è un connettore vero e proprio, ma proprio il cavo, quindi è come un topo con una grossa coda. E sono così, hai sentito. Questi microfoni che stiamo sentendo adesso sono bidirezionali. Qua c'è un altro. 77D. The newer version had the same size thumb nuts as the 77DX. It had the quarter 28 thumb nuts, and it said type 77D MI 4045. Sta dando i numeri, però hai sentito come suona il microfono. Lui è molto bravo, lo ha aggiustato. E poi adesso arriviamo a quello che questo mobiletto, questo è un forno a microonde, che è l'unico microfono che non è multipattern, cioè ha solamente un pattern in figura 8, è l'unico microfono che rispetta quello che trovi in circolazione adesso, perché tutti i microfoni a nastro che trovi in giro adesso, nella maggior parte dei casi, sono figura 8. Il microfono da cui ti sto parlando è figura 8, cioè davanti e dietro, quindi se hai una stanza riverberosa ti becca il suono del riverbero che sta davanti, hai capito? Dovresti mettergli probabilmente una conchiglia davanti, non è esattamente comodo. Quindi io continuo a pensare che per il voiceover sia un po'... The last one I'm checking, this is the RCA 44BX ribbon microphone. It uses a larger ribbon. It doesn't have multiple patterns. This has a figure 8 pattern, so the front and the back sound the same. This is the older version. They had several versions of the 44BX. Ci sono diverse versioni di questo microfono, comunque tutte quante che si trovano solo nel mercatino dell'usato, sperando che funzionino, altrimenti te lo devi aggiustare. Buonanotte a secchio, hai capito? Non è esattamente una cosa facile, semplice, di quelle che dici, in fondo dai, lo prendo, lo compro usato, gli cambio le gomme, faccio il tagliando e poi sono a posto. No, non è così. Allora, questi microfoni da soli, questo che stai sentendo in questo momento è l'SE X1R, per esempio. Certo non c'è paragone, questa roba è in termini di costi, quindi non so in termini di materiali. Siccome Corey diceva anche che dentro che è una grande fregatura il microfono della Sennheiser, che ti faccio risentire così parliamo anche da quello, eccolo qua, è una grande fregatura perché i materiali all'interno non costano più di $300 e lui lo pagava 1.500, costa 1.000 più o meno adesso. Io non sto a discutere sulla qualità, eccetera, ma il costo dei materiali. Questi ribbon qui, cioè i materiali che sono all'interno, costano un sacco adesso perché, porca miseria, non si trovano i microfoni, capito? Cioè, se li trovi i microfoni sei fortunato. Allora, prendiamo per esempio un ribbon, prendiamo questo qui della Thomann, cioè poi l'Altron in realtà, e gli diamo un po' di Teletronics in modo che stia lavorando. L'ho deenfatizzato sulle basse perché tanto questo microfono ne ha tantissime, in modo che lavori il compressore in modo particolare sulle frequenze medie e me lo tenga sotto controllo in questo modo, e questo comunque è il microfono cioè il suono che riesco a tirare fuori con un semplice compressore. Gli potrei mettere per esempio un SSL che un po' me lo schiarisce anche, sta a sentire, lo attivo e tiro giù i 200 Hz, che sono questa roba, questo boom boom che senti sotto, e senti che la voce diventa un pochettino più normale, cioè diventa un po' più vicina a quello che noi siamo abituati a sentire, ma il rumore di fondo rimane in questi microfoni, quindi io capisco. Probabilmente lui, adesso dico una sciocchezza magari, ma spero di no, adesso mettiamoci anche l'Avalon sull'87 per esempio, ci rifacciamo l'orecchio sull'87, e lui è abituato a un tipo di suono, gli mettiamo anche il Teletronics, ma sì, facciamolo, dai, facciamoci del male. E lui è abituato a un tipo di suono che è quello della musica classica, delle vecchie radio, di molti anni fa, e quindi ritrova tutto il suo calore e l'amore per il tipo di suono lì, capito? Poi da lì lo elabora e riesce a tirare fuori delle cose, ma la maggior parte di noi non può fare questo passaggio, non possiamo, proprio non ce lo facciamo, perché, ripeto, se io mando il suono di un ribbon a un mio cliente, quello mi chiede se
stavo male, se avevo girato il microfono dalla parte opposta, perché se giro il microfono dalla parte opposta, a questo punto il microfono non prende tutto quello che deve prendere, capito? Sono in tanti che fanno questo errore, non se ne accorgono, lo girano dalla parte opposta, soprattutto sullo Yeti, che non si capisce dove devi parlargli e quindi gli parlano sopra. Capito cosa voglio dire? Cioè, io ho dei grandi dubbi. Ora ti faccio risentire, torniamo su quello, così concludiamo questo spizzone, è vero, del curiosone sui microfononi. Di nuovo sul Sennheiser, che, ripeto, secondo me va usato a distanza, cioè non troppo vicino, cioè la prossimità ok sì, ma rischi di non farlo lavorare come si deve, credo, poi magari mi sbaglio. E poi gli mettiamo anche qui gli ho messo l'Avalon, perché l'SSL secondo me lo schiarisce troppo, questo microfono, che è già chiaro di suo, che va benissimo perché alla fine lo elabori meno il suono, cioè è molto molto usabile il suono che esce da questo microfono, e per un voice over molto spesso è esattamente questo suono che devi mandare fuori. Lo puoi deessare se vuoi, ma non straccia sulle frequenze alte, senti che non ha i 4 kHz che rompono le scatole, che fanno quella roba strana, assolutamente. Quindi non lo so, io ho questi dubbi su quello che mi diceva Cody.